Miei carissimi figlioli in Gesù Cristo, vicino o lontano, io penso sempre a voi. Una delle sere scorse, preso dal sonno, mi parve di essere nell'antico oratorio, nell'ora della ricreazione. Era una scena tutta vita, tutta moto, tutta allegria. Chi correva, chi saltava, chi faceva saltare. Si vedeva che fra i giovani e i superiori regnava la più grande cordialità e confidenza. La familiarità porta amore e l'amore porta confidenza, apre i cuori e i giovani palesano tutto senza timore, diventano schietti, si prestano docili in confessione e fuori di confessione. I giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati. Senza familiarità non vi può essere confidenza. Chi vuole essere amato bisogna che faccia vedere che ama. Gesù Cristo si fece piccolo con i piccoli e portò le nostre mancanze. Ecco il maestro della familiarità. Il maestro visto solo in cattedra è maestro e non più, ma se va in ricreazione con i giovani potrà loro correggerli perché lo considerano come un fratello. Il superiore sia tutto a tutti, pronto ad ascoltare sempre ogni dubbio o lamentela dei giovani, tutto occhio per sorvegliare paternamente la loro condotta, tutto cuore per cercare il bene spirituale. Se il cuore non ha la pace con Dio, rimane angosciato, irrequieto, si irrita per nulla, gli sembra che ogni cosa vada a male. È tempo di pregare, di proporre non con le parole, ma con i fatti. Vostro affezionatissimo amico in Gesù Cristo, sacerdote Giovanni Bosco. Cari studenti, ci troviamo qui proprio dove Don Bosco, 136 anni fa, il 10 maggio del 1884, scrisse la lettera da Roma. Parlando della familiarità dobbiamo avere chiaro una cosa: essa, come ci ricorda Pietro Braito, non è un valore standard, ma è uno stile di comportamento e un atteggiamento che ha un margine di flessibilità che dipende dalla tipicità dell'ambiente educativo dove viene applicata. Proprio da qui vogliamo proporvi 3 esempi della nostra ispettoria, dove al centro sta questo spirito di famiglia, sta questa familiarità tanto amata da Don Bosco, ma anche tanto amata da ogni salesiano e da ogni animatore che lavora con la gioventù. A Catania, ad esempio, presso la colonia Don Bosco, è presente un'opera che si occupa dell'integrazione di giovani migranti provenienti dall'Africa. Tale opera è gestita da laici, cooperatori salesiani, i quali sono chiamati ad essere testimoni della stessa carità di Don Bosco. In spirito di famiglia, e proprio a partire dagli ambienti familiari che sono loro destinati, ci si occupa, proprio come farebbe un buon padre di famiglia, delle esigenze di ogni giovane. Si inizia con i corsi di prima alfabetizzazione per arrivare poi all'assistenza legale e al supporto psicologico riabilitativo. I ragazzi inoltre seguono corsi professionali che danno loro l'opportunità di imparare un mestiere e favoriscono loro l'effettiva integrazione, con particolare riguardo ai richiedenti asilo politico e ai rifugiati. Negli ultimi anni l'obiettivo è quello di creare opportunità di sviluppo direttamente nei villaggi di provenienza dei giovani migranti, in Africa, nel Senegal, nella Guinea, in Gambia e nel Mali. Un altro tipo di opera che si può trovare nella nostra realtà salesiana è la scuola, dove ci occupiamo in particolar modo della preparazione e della formazione culturale dei nostri giovani. La realtà del Ranchibile a Palermo vede la presenza di circa 800 ragazzi che troviamo presenti nella scuola media, ma anche in 3 indirizzi di liceo: il liceo classico, il liceo scientifico e l'economico-sociale. La familiarità in particolar modo vive una bella sfida, cioè vivere lo spirito di famiglia in un contesto che è quello didattico, dove la formalità spesso ha sempre la meglio rispetto a un clima di famiglia invece. Questo come si risolve con questa esigenza? Con una parola molto semplice che ci insegna Don Bosco, che è l'assistenza. I docenti infatti sono professori in classe, ma amici e compagni in cortile. Un'ultima opera che vogliamo presentarvi è l'Opera San Giovanni Bosco, presso il quartiere San Cristoforo di Catania, uno tra i quartieri più disagiati d'Italia. L'opera, nota col nome Saletta, è presente in Sicilia da più di 70 anni. Ancora oggi ricostruisce i valori che col tempo sono stati adombrati dalla mafia.
In un quartiere dove molti si ritrovano con i genitori in carcere o uccisi per ricche varie, l'Opera della Salette diviene un paradiso per tutti coloro che vogliono rinascere da situazioni di disagio. Oltre alla normale attività di oratorio, parrocchie e sede del prenoviziato per gli aspiranti salesiani, l'Opera ha avviato da un anno circa un progetto che si occupa della dispersione scolastica, di creare una comunità educante sul territorio che si prende cura dei ragazzi e che coinvolge famiglie e genitori. Il suo stile è sincero e genuino proprio come i ragazzi di quel quartiere. La sua vicinanza alla gente e le manifestazioni della scelta quotidiana di Dio pongono la comunità salesiana come segno di fraternità e della comunità ecclesiale. Oggi, 136 anni dopo, io devo dirvi lo stesso a tutti quelli che viviamo sia il carisma salesiano o anche la vocazione come docenti, e la familiarità è un grande valore educativo, che anche con le parole di Don Bosco noi diciamo di questo modo: non basta amare, bisogna che i giovani sappiano di essere amati. Questo conquista veramente il cuore dei nostri educandi. Questo significa giustamente la familiarità salesiana, di sapersi veramente apprezzati, amati, valorati e sempre rispettati.